Ciao a tutti, ben ritrovati, come state? Io tutto ok? Allora, siamo a questo punto del Jan Journal Dolci Memorie che io ho provato a fare questa scritta qui ma è orribile, l'ho fatta su stoffa, ma per attaccarlo ho usato il gesso bianco e questo secondo me ha rovinato tutto. Comunque è troppo grossa, sono quelle fustelle che avevo preso con l'alfabeto, ma il carattere non si addice a quello che volevo fare, quindi va bene, teniamolo qua come promemoria del nome del Jan Journal. Allora, non è finita, anzi l'ho solo posizionata, non mi piace non mi piace. Allora, l'unica cosa che ho fatto è questa foto, l'ho incorniciata, praticamente questa è una stampa che non ricordo neanche più dove avessi preso tantissimo tempo fa. Come prima cosa l'ho fatta ovale, passato lo smalto e bordata con un filo di corda, questo qua, filo di cotone veramente, scusate. Dunque, poi ho fatto due fustellate col Tetra Pak, questa e questa, messo dei bordini, quelli lì del mercatino che avevo comprato, un pezzo di cotone sotto dove ho costruito tutta la struttura. Poi, essendo molto scura in questa zona, ho fatto un effetto della foto, diciamo, rovinato, con del gesso bianco tamponato sopra con un pezzettino di tamponcino, quelli da make up. L'unica cosa, vi ricordate il mio intento di lasciare tutto bianco? Stona tantissimo con questa foto, a tratti molto scura, non posso farci altro in questa foto, ma mi piace tantissimo, non posso farla tutta bianca di gesso, quindi opterò per passare un po' di vintage photo sui bordi. Quindi prima cosa che faccio oggi è smantello questo, perché tanto non mi soddisfa. Forse non metterò tantissimi pizzi come avevo pensato, perché evidentemente non ho ancora la mano per fare una cosa così elaborata. Allora, quindi adesso io, in modo leggero, senza farmi prendere troppo la mano, vado a dare un po' di colore qui, per dare un senso alla foto, diciamo, no? Cominciare a portare un po' di colore, che non sia tutto bello bianco lindo come avevo pensato di fare. Faccio i segni del tempo come al nostro solito, così, magari un po' anche qui. Sarà un vedo non vedo, perché lo ricoprirò comunque di centrini. Vediamo un po'. Di solito mentre faccio il video le cose, almeno a mio parere, mi sembra che mi vengano un po' meglio, non so per quale motivo. Vabbè, poi la parte dentro vediamo. Ok, vediamo un po' se così può andare. Allora, ho fatto la raccolta di tutti i miei pizzi sacrificabili, diciamo, no? Questo è cotone, non c'entra niente qui. Ecco, uno è questo. Allora, quello che io vedo dalle ragazze, diciamo, americane, e che mi piace molto, e comunque loro li sbrindellano questi, non li lasciano interi, ed è questo che mi affascina. Quindi, anche se a dire il vero io questo qua lo metterei così, alla fine ci sta, perché fa una decorazione stupenda sul dorso, ma proprio stupenda, che sembra fatta su misura, così. No, non sbrindello niente, ragazze, mi piace così. Però io devo considerare sempre che voglio posizionare la foto, quindi potremmo anche. Allora, questa foto purtroppo ha una misura che mi ha subito messo un po' in crisi, perché non so se metterla centrata, quindi varrebbe la pena tagliare un po' qui, in modo da magari da metterlo qui, questa parte qui, cioè sfrutto questo centrino qua. Vedete che le idee mi vengono quando sono con voi qua? Dai, allora inizio a costruirlo con tanto coraggio, perché quando c'è da tagliare fa paura, una paura pazzesca. Allora, qui lo lascerei integro, perché comunque è il retro, poi magari ci farò qualcos'altro, ma non c'è la foto, quindi va bene. Centriamolo bene, iniziamo a incollare. Allora, qui lo spalmerò con la tessera in modo che non ci siano i luccichii, quindi vado qui
e poi la spalmo così sta giù. Vediamo se può andare. Così l'ho sfilacciato, a meno che non lo ricopro poi in altro modo, in linea di massima si vede un pochino. Allora qui quindi dovrò poi solo più incollare lì, qui invece lo incollo tutto. Così, proviamo. Sì. Allora questo è il retro, direi di incollare qua. È un punto bello chiuso, come dire. Fissiamolo ancora un po' qui, vediamo se può bastare. Anche con questo centrino direi che sta meglio un po' di vintaggiatura che sul bianco. Taglio qui anche in modo non troppo preciso. Poi questo vediamo se metterlo qua. Per il momento incollo questo. Vediamo un po'. Okay. Adesso prima di incollare inizio a un attimino guardare cosa voglio fare. Allora, questo qui in linea di massima starebbe bene un po' a bordo, o interromperlo, nel senso che sembra che ho voluto fare un proseguimento, così non è che mi fa impazzire l'idea. Allora, innanzitutto devo capire se mi piace in centro l'immagine, però essendo rettangolare direi che sta meglio nel centro. No, perché se fosse no, scusate, se fosse orizzontale, diciamo, ecco, più che altro, se fosse un orizzontale l'avrei vista bene in basso, ma così me la vedo meglio centrata, magari non proprio precisa, o un po' più in su, un po' più in giù. No, in centro. Ok, dai, why not? Direi che sta bene anche così. Vediamo un po', procediamo con la struttura. Allora adesso qua devo decidere se continuare con questo colore oppure se posso metterci anche dei bordini bianchi, visto che l'idea iniziale era quella. Questa è la stessa che ho usato per la foto, magari la scarto. Poi ci sono queste qui che non mi ricordo come si chiama questo tipo di lavorazione. Una volta me lo ricordavo, ragazze. Adesso devo costruire un pochino la mia idea. Vediamo un po'. Direi che stanno meglio in dentro, potrei anche. Allora, vediamo un po' se così io faccio così, la metto in dentro e mi costruisco la mia struttura di cosa potrebbe essere. Poi ho questo qui che però è rosato, ma perché l'ho macchiato lavandolo sempre, no? Insieme a qualcosa di colorato. Qui c'è questo qui che potrei tagliare dei pezzi nel caso in cui. Di bianchi, vabbè, io intendevo usare più che altro i miei bordini, adesso che ho messo effettivamente un centrino intero volevo anche sbizzarrirmi un po' con questi qui, che potrei in questo caso lasciarlo andare un po' più giù e questo metterglielo sopra. Vediamo se riesco a metterlo così, è questo, perché non è la sua forma, però effettivamente proviamo a metterla qua invece, vediamo se può essere. Alla fine potrebbe anche essere carino in questo modo, sempre abbordare un po' la foto. Poi metterei questo sotto, così vedete che si vede un po' il vintage sotto, la colorazione, così potrebbe essere. Questo non mi piace, non me lo vedo bene, piuttosto, ecco, piuttosto anche qui ne taglierei un pezzettino della misura, magari non proprio della foto, ma che arriva fino alla foto. Vediamo se può essere così. Taglio via un po' di stoffa che non serve, vediamo se si sfilaccia.
più o meno. Vabbè, non ha molta importanza. Allora, un po' così, bello, può essere, facciamo un doppio saltino. Dovrei adesso continuare di qui. Io qui quasi quasi gli metterei, vediamo se può essere, sì, ci sta, vediamo un po', questo che salta un po' fuori qui e questo qui, potrei anche metterla sopra, questo invece così. Questo è un po' a metà strada, diciamo, tra i due colori, potrebbe andare un po' a unificare, a riassumere i due colori. Io pazzisco sempre a trovare i dritti e i rovesci, non mi piace assolutamente, no. Ok, qui non c'è solo stoffa, non c'è bordini, diciamo, potrei anche mettere qualcosa, ecco, un po' obliquo anche, ci sta. Qui in questo spazio vado a metterci una fetta di questo qua, vediamo se riesco a tagliare subito il giusto. No, perché sennò volevo che rimanesse così, per cui o porto tutto più in alto o ne metto due, vediamo come sta con due, tanto se non è per una cosa e per l'altra, io di questi centrini ne ho tantissimi, vediamo un po'. Una pinza sarebbe più adatta, ma diciamo che potrebbe anche andare, sì, ok. Manca qui, avrei questo sempre bordino, ma anche questo lo infilerei sotto fino a qua. Questo però no, cioè solo così, cioè solo un pezzettino praticamente. Allora non mi convince questo, proviamo a metterne un altro pezzettino di questi qua sotto, che anche questo fino a qua, decisamente meglio, o addirittura meglio ancora forse facciamo un doppio balzetto qui e questo qui, questo più piccolino, a incorniciare proprio direttamente la foto. Allora qui taglio perché voglio che il dorso resti scoperto, quindi adesso con calma vado a iniziare a incollare qualcosa. Questo è già tagliato, questo anche. Allora, prima cosa questo, stavo pensando di arrivare fino a metà dorso, vediamo come sta. No, direi di arrivare un po' più in qua, magari con un po' di grazia. Allora, quindi qui un po' rotto, tiriamolo un po' più su, così. Allora, il fiore lo mettiamo decisamente sopra, un po' più sopra. Ok, allora, poi abbiamo detto tutto sovrapposto in su, quindi partiamo da qui. Il rumore che sentite è il termosifone. Allora diamo qualche punto di colla. E il fiorellino è qua. Non dovrebbe muoversi. Ok, questa qui mi sembra abbastanza ben messa, senza spargimenti di colla orribili. Poi dovrei mettere, perché poi alla fine viene sempre diverso, io lo so già.
Questa abbiamo detto di non sovrapporla, quindi la metto dopo. Allora, in linea di massima dovrebbe essere così, giusto, la foto mi sembra abbastanza centrata, anche perché avevo detto così. Quindi io adesso attacco questo, la foto in centro e poi questo, in modo che riesco poi a lavorare dietro. Ho deciso di attaccare qui 4 bottoncini, qua, sono davvero vintage questi, me li ricordo da quando sono nata. Quindi sono molto vintage. Allora, non so se usare il filo bianco o marrone, io uso quello bianco, nel caso gli metto un po' di vintage se preferisco un colore che vada magari, perché il dubbio era richiamare un pochino gli altri colori, no? Va bene, dai. Allora, dunque, nella prima curva, nella seconda, nella terza e nella quarta, qui no. Così facciamo un effetto casuale, anche perché questo qua colorato va proprio nel centro dell'immagine e mi piace molto. There we go. Lo faccio doppio così faccio meno giri. 3. Questo non ho capito da che parte bisogna attaccarlo perché è un po' bombato. Vediamo. E anche questo è più bello da questa parte. Attacchiamolo di qua. Adesso devo centrare bene la foto così come la voglio, poi c'è questo, anche qui lo taglio un po' così. Andiamo a incollare, mi sembra di essere abbastanza sicura. Allora dovrebbe essere così, no? Testa è lì, dovremmo esserci come altezza. Bene, andiamo. Ragazze, lo sapete, quando faccio cose nuove sono sempre un po' agitata, che per me questo paciocchetto di pizzi è davvero la prima volta, Allora, ho cercato di fissarlo senza proprio togliere la morbidezza, diciamo. Ok, vediamo se sono stata giusta, se sono andata troppo in su, troppo in giù. Allora, in sostanza io adesso dovrei prima attaccare questo. Per quel discorso che ho fatto di attaccare prima la foto, sì, dovrei attaccarla in centro per poter lavorare tutto sui lati, sollevando. Questo mi piace che scenda un po' così, eh? Cosa ne dite? Non potete rispondermi. Tra l'altro, quando l'altro giorno vi ho detto datemi un consiglio, ma io poi sono avanti, cioè, nel senso, voi dovete ancora vedere il video dei timbri, quindi, cioè, qua non posso aspettare il vostro consiglio. Attacchiamo la foto in centro. È dritta, no? Sì. Adesso devo attaccare questo, infilo dei punti di colla sotto, tanto è già posizionato. No, perché qua devo ancora attaccare questo. Allora, questo lo mettiamo dove sono le pinze, così, fino a qui, in sotto la foto, perché poi mettiamo questo così, quindi teniamolo anche pure fin qua, questo no, questo poi lo tagliamo, ma a parte che sta bene anche così.
Ok, boh, mi sembra più ben delineato di qui, ma sembra uguale da una parte e dall'altra. Vabbè, speriamo che sia giusto così. Allora, io direi di non sovrapporlo, quindi lo tiro un po', faccio arrivare questa qui intera, questo cerchietto. Adesso viene il bello. Allora io direi di incollare da questa parte, E adesso con tutta la calma del mondo vado a posizionarlo. È andata. Adesso vado a posizionare questo, e questo qui io direi di non spostarlo ma andare sotto con la colla. Questo effetto un po' anche intraversato così mi piace, infatti per quello ho detto va bene che scenda di qui. Andiamo. Ok, adesso incollo anche la foto, Siamo a posto, manca questo lato, quello, ok. Allora, questo anche da incollare, io direi che non dovendo metterci altro lo incollo. Okay. Molto molto carino, mi sta piacendo, vai avanti così Milena che vai bene. Me lo dico da sola. Decidiamo qui, taglierei fino a qui, che tanto resta sotto a questo. C'è da mettere questo, viene nascosto, questo lo mettiamo proprio in qua. Farei questo un po' più corto e questo un po' più lungo, magari proprio taglierei così. Intanto qua ho cambiato idea, voglio mettere questo qui, ma questo qui un po' a concludere questa parte. Questo anzi mi mette un po' di qualche dubbio, un po' come dire grosso. Vediamo se mettiamo un altro pezzo di questo come risulta. Tanto cosa ci costa provare? Così. Così, che segue il senso del rispiego, così. Sì, faccio così, mi sembra più aggraziato. Qui è tutto a posto, andiamo a fare questa cosa. Ah, qui che mi metteva un po' di dubbio anche. O lo metto qua, tanto per interrompere un po' sta cosa, uno qua e uno qua, però non mi piace, preferisco qua. O metto un altro bordino, ma non mi piace proprio per niente. No, oppure lascio così, almeno vedere di sfilacciarlo un po'. Allora, questo va bene, quindi il primo a incollare deve essere questo. Allora, l'altezza direi che va bene questa qua, da fare troppi svolazzamenti.
Ci sarebbe questo. Bene, cerco di incollare senza spostarli, perché così è perfetto, se no faccio danno sicuro. Quindi incollo prima questa parte, che comunque è anche chiusa, quindi non dovrebbe dare gravi problemi. Ok. Così. Ok, e adesso c'è questa qui ancora, e poi la foto, e poi da questa parte abbiamo concluso. Questo lo lascio così, un po' di morbidezza. Qua invece, qua un pochino, il cotone lo incollo, qua magari do solo un punto. Ok, dai, ci pensiamo dopo. Anche questo lo lascio libero perché sennò faccio un pasticcio. Incollo questo, e qui questi due. Ecco qua. Adesso do qualche punto qua perché proprio che svolazzi così non è. Bene che si muova. E adesso vado a dare anche qualche punto qui alla foto. Bene, è tutto incollato. Adesso devo decidere bene questo e questo. Io direi che va bene, mi piacciono messi così. Ok, quindi lo mettiamo qua. Così. E qua così. Adesso, avendo finito la parte più spasmodica per me, volevo andare a fare un po' di decoration. E come? Volevo mettere delle perline qui, delle, come si chiamano questi qua brillantini, argentati e verdi come il vestito della signorina qua, e volevo alternare verde e argentato qua. Voglio proprio farmi venire un coccolone, non tantissime, perché come ripeto questa foto è molto scura e mi piaceva dargli dei punti luce, e poi comunque arricchisce tantissimo. E poi magari, perché no, qua ci starebbe bene una perla, una mezza perla. Spero che vi piaccia questa cosa, io la trovo molto delicata, non mi sembra di fare un eccesso, ecco. Tanto il Vinavil poi diventa trasparente. Preferivo piuttosto che fare dei sbarlecchiamenti di Flash Bond. Ok, e volevo mettere ancora due mezze perle qua, e stavo guardando che ne ho anche di piuttosto grandine, diciamo, senza esagerare. Vediamo come possono stare, ecco, questa è troppo grande e non entrano, cioè non la volevo così fuori dal foretto del centrino, quindi vado a prenderne due più piccoline, una e due. Che carino, sì. Ok, qui non so se mettere Vinavil, ne ci provo, perché dopo tutta sta tensione macchiare di quella rubassa lì, no. Tanto c'è un foro, dovrebbe incollarsi lì bene. Io il retro lo
lascerei così, c'è già questo che decora. Mettere un bordino qui non mi dà senso, e fare tutto un arredamento anche qua no, anche non so, mi piace così per il momento. Io direi che va bene così. Una perla qua, dai, poi vediamo, al massimo l'aggiungiamo. Ragazze e ragazzi, per il momento vi saluto qui, abbiamo praticamente concluso la copertina. Io adesso penso a che tipo di chiusura voglio farle, perché anziché forare entrambe le copertine, diciamo dentro e fuori, se io foro solo qui, niente, è un po' più carino. Potrei forare di qui e anche dall'altra parte e fare la chiusura. Il mio problema è che io ho paura che si rovini questa parte sotto facendo così, quindi non mi piace tanto. Potrei anche mettere uno di questi bottoni qui, ma non per usarlo come bottone, ma per attorcigliargli un fiocco intorno, solo che mi smuore un po' il pizzo qui, cioè o lo metto alternativo oppure mi studio proprio una chiusura alternativa, qualcosa di non classico. Vediamo un po', fatemi sapere cosa ne pensate, cosa ci fareste ancora, e tutto. Io vi saluto qui. Niente, vi ricordo di iscrivervi se non siete ancora iscritti, di mettere un mi piace e un commentino se vi fa piacere. Vi saluto, vi mando un mondo di baci e tanta positività, e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!